benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come vedete dal mio background sono nella mia casa al mare, sto infatti pre-registrando questo video approfittando delle mie vacanze, anche perché so che poi al rientro sarà un delirio. Voi però credo che vedrete questo video a settembre inoltrato e riguardandolo io stessa penserò bene che stavo, quindi godiamoci questo momento di calma. Bene, benvenuti a un nuovo video dedicato ai prodotti terminati, gli empties per l'appunto. Di solito vi propongo la scatola degli empties, questa volta, considerato che è passato un po' di tempo dall'ultimo video dello stesso genere, non ho una scatola ma una borsa degli empties che, come potete vedere, è anche bella piena. Bene, indovinate un po', ci aspetta un video bello lungo, ce la farò a farlo durare una settimana e mezza, vedremo, cercherò di essere stringata e come al solito pescherò a casaccio dalla borsona dei prodotti terminati parlandovi mano a mano di ognuno. La prima cosa che mi capita per le mani è una maschera della Dr. Jart Plus più, si chiama così, la Hydra Lover. Queste maschere sono molto interessanti perché sono in, ha un nome, comunque in gommina, quindi non è una maschera in tessuto, è una maschera in questa gommina morbida che non posso farvi vedere perché ovviamente si tratta di un prodotto terminato, ho tenuto solo la confezione, però la particolarità e il beneficio di avere la maschera in gommina è che sta su e non casca, a differenza di quelle in tessuto. In generale mi piacciono molto le maschere della Dr. Jart, vengono sempre insieme al principio attivo, diciamo la maschera in sé all'interno di un'ampollina, si stende la maschera, si mette sopra questa cosa in gomma che aiuta la maschera a penetrare nella pelle, molto idratante, si tiene su 30-40 minuti, ma il beneficio appunto di avere la maschera in gommina è che non casca, sta su, manco ve ne accorgete. È divisa in due parti, una per la parte superiore del viso, una per la parte inferiore, di modo che si adatta a tutte le forme di viso, perché c'è chi ha il viso più lungo, chi più corto, e a volte quelle in tessuto o sono eccessivamente grandi o eccessivamente piccole. Questa invece a morte sua. Consigliata? Sì, pollice alzato, e la buttiamo di lato. Prossimo prodotto, saltiamo proprio di palo in frasca, termoprotettivo per capelli. Questo è il mio termoprotettivo per capelli preferito in assoluto, è della Tresemme ed è la Expert Selection Protection de Calor fino a 230 gradi, anche meno, quando uso la riccia capelli il massimo è 180. 230 secondo me è pure troppo, però questo funziona benissimo, è uno spray molto fine che quindi non appesantisce il capello, lo protegge dall'azione del calore che va appunto a danneggiare il capello, questo lo protegge, mi piace tantissimo. L'aspetto negativo è che non riesco più a trovarlo da nessuna parte, lo compravo nel supermercato in Francia, non ce l'hanno più, mannaggia loro, probabilmente Amazon verrà in mio soccorso perché l'ho finito. E anche lui se ne va, l'ho già detto, pollice alzato, addirittura doppio pollice alzato, perché a volte questi spray protettivi per capelli sono un po' pesanti, questo invece è leggerissimo. Altro giro, altra corsa, un detergente corpo slash scrub della Occitane, anzi dell'Occitane, l'Occitane en Provence, un marchio francese che mi sta piacendo tantissimo, più prodotti provo più mi innamoro del brand e ben venga, perché è anche un po' più facile da trovare. La particolarità di questo prodotto, che quasi certamente ho inserito anche in uno dei miei video dei preferiti del mese, è che si tratta appunto di un gel detergente per il corpo con all'interno dei microgranuli dei microgranuli esfolianti, e quindi fa un po' l'azione 2 in 1, detersione e esfoliazione, un'esfoliazione molto delicata, non aggressiva, ha questo profumo di mandorla perché è arricchito come al solito con olio di mandorle, come molti dei prodotti di punta dell'Occitane. Anche questo consigliatissimo e grazie al cielo tutti i prodotti che mi sono piaciuti. Prossimo prodotto invece è di Jo Malone, questo è Hand and Body Wash alla English Pearl and Frisia, che è uno dei miei
delle mie fragranze preferite di Jo Malone, sia per quel che riguarda i profumi, ma anche per quel che riguarda in generale i prodotti per il corpo, crema corpo. Questo in realtà, come dice il nome stesso, come si evince dal nome, è un detergente mani e corpo. Ora, se conoscete Jo Malone saprete che costa come il caviale, cioè carissimo, quindi magari come detergente mani io userei un'altra roba. Io lo uso principalmente come detergente corpo, ma così in occasioni speciali, non tutte le volte che faccio la doccia, come il mio vicino che sta facendo la doccia adesso. Ciao, non so se lo sentite, va bene. Profumazione spettacolare, questa pera inglese e fresia, una roba proprio che a me fa uscire di testa, e permane a lungo dopo averlo utilizzato. È un detergente molto piacevole, come detergente mani, come dicevo, magari anche no. Quindi diciamo pollice alzato, ma per il prezzo pollice così a mezz'asta, perché una mazzata che poi te la ricordi. Passiamo a maschere per il contorno occhi. Se mi seguite sapete che sono in fissa con le maschere per il contorno occhi, ne uso spesso e volentieri perché ho sempre l'impressione di avere le borse e le occhiaie del panda. Questa è una delle mie preferite, si tratta di patch per gli occhi della Shiseido Benefiance Wrinkle Resist 24 Pure Retinol. Mi piacciono appunto, come si evince di nuovo dal nome, perché sono al retinolo puro, si tengono su un quarto d'ora se non sbaglio. Esatto, sono classici patch che si mettono appunto sul contorno occhi, si tengono su e effettivamente noto dei miglioramenti dopo averli utilizzati, che non sempre accade. Sono molto cari perché essendo retinolo puro, in più la Shiseido è un brand abbastanza di alta gamma, però devo dire che secondo me il prezzo vale il risultato. Perciò se cercate veramente una maschera per il contorno occhi efficace, questa ve la consiglio, Benefiance Wrinkle Resist Pure Retinol della Shiseido. E vai di pollicione ancora una volta. Proseguiamo a passi lunghi ben distesi, sto cercando di essere stringata, vediamo quanto riesco a portare avanti questo buon proposito. Passiamo nella zona trucco con questo che è la crema idratante colorata di Laura Mercier. L'ho già ricomprata perché d'estate è un prodotto che mi piace tantissimo, era anche nei miei preferiti di agosto peraltro. Questa l'avevo presa l'anno scorso, sì, infatti è terminata, ha un SPF 20 che non guasta mai, soprattutto in estate, oil free, quindi non è grassa, molto leggera, uniforme all'incarnato, dà quel tocco di colore in più, non unge, questo l'ho già detto, dura abbastanza a lungo ma lascia comunque percepire ancora la pelle al di sotto, quindi a differenza di un fondotinta che fa un po' l'effetto mascherone in estate col caldo, il sudore e tutto il resto, anche no, questa invece fa la sua porca figura. Di nuovo, trattandosi di Laura Mercier, un brand abbastanza di alta gamma, parliamo di cifre relativamente alte, intorno ai 50 euro, però voi sapete che comunque quando si parla di fondotinta, a meno che non andiate sulle marche quelle più a buon mercato, i prezzi comunque non si discostano di molto. Questa la consiglio appunto, Laura Mercier. Ma la bellezza è che tutti i prodotti fino adesso sono pollice alzato, speriamo di continuare così perché ovviamente mica mi ricordo tutto quello che ho qua dentro. Bene, crema per il corpo di Sol de Janeiro, il brand famoso per la Bam Bam Cream, che è stata molto in voga per un sacco di tempo e peraltro è una crema corpo che mi piace tantissimo per la profumazione, per la consistenza e la ricchezza e la profonda idratazione. Questa è la versione Akai, l'avevo messa anche nei preferiti del mese, già allora non sapevo pronunciare, comunque facciamo finta che si legga Asai Body Power Cream. Mi è piaciuta perché è finita moltissimo, la profumazione è sempre molto interessante, leggermente fruttata. Questo Asai, Dio solo sa che cos'è, qualcuno un giorno me lo spiegherà, magari farò una ricerca su internet, quando mai io faccio delle ricerche prima dei video, troppo, se no sarebbe troppo. Mi è piaciuta molto, questa era la versione travel size, ha la stessa consistenza della Bam Bam Cream, lascia però la pelle leggermente, come posso dire, più luminosa, quasi iridescente, ed era di colorazione violetta, anche se poi ovviamente una volta stesa non è che diventi violetto come un alieno,
si assorbe e tutto a posto. Molto molto buono. Comunque i prodotti di Sol de Janeiro mi stanno piacendo, continuano a piacermi. Proseguiamo con un detergente viso. Questo è uno dei miei grandi classiconi, ne ho già parlato più volte, è stato nei preferiti del mese, è stato di sicuro in altri Empties video. Parliamo della Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash della Kiehl's, un detergente viso molto delicato alla calendula, non lascia la pelle che tira, deterge a fondo, mi piace. È uno dei miei preferiti. È inutile girarci troppo attorno, mi piace tutto di questo prodotto, a partire dal fatto che ha la sua pompettina che lo rende molto molto comodo da utilizzare la mattina o quando uno vuole lavarsi il musetto santo. Molto consigliato ed è per pelli normali, da normali a grasse, ecco, magari non per pelli secche, mi sembra di intuire. Io, avendo una pelle mista, è il mio. Consigliatissimo, uno dei detergenti viso che più amo in generale. Tanto il divano che ho di fianco a me si sta coprendo di prodotti. Un altro detergente, questa volta per il corpo, della Fresh. Sapete che la Fresh è uno dei miei brand preferiti in assoluto, proprio over the top. Non sono più riuscita a trovare questo prodotto, che è il doccia schiuma al brown sugar, quindi allo zucchero di canna, giusto? Sì. Con questo leggero retrogusto, non lo mangi, quindi non è un retrogusto, con questa fragranza che arriva dopo di lime e limone, sembra di lavarsi con un mojito, un virgin mojito, mettiamolo così, manca la menta, con zucchero e limone, ecco. Mi piace molto, è un detergente molto fresco, appunto con questa profumazione agrumata e al tempo stesso delle note molto dolci, perché zucchero di canna e limone, e ha anche è anche arricchito con l'olio, no, con il burro di karité, shea butter, mi pare sia il burro di karité, speriamo, se no cercatelo su Google Translate. Brava, grandi contenuti, consigliatissimo, se solo riuscissi di nuovo a trovarlo. Poi abbiamo una serie di maschere varie ed eventuali che analizzeremo, ma molto velocemente, tutte una incollata all'altra. Allora, 3 maschere partiamo da queste, della Star Skin, un brand che mi piace molto per quel che riguarda la qualità-prezzo, insomma, come si dice? Insomma, per quello che costano danno degli ottimi benefici. 2 maschere per il viso, una è la Nourishing and Brightening e l'altra Nourishing and Anti-Wrinkle, quindi una è nutriente e illuminante, l'altra è nutriente e antirughe, molto molto buone, in tessuto, si tengono su come al solito 15 minuti, grande classico, non vanno risciacquate. Queste maschere qua mi piacciono molto, entrambe avevano in aggiunta, come vedete, non so se lo vedete, ma comunque qua un'ampollina con appunto il principio, un po' come quella di Dr. Jart che vi ho mostrato all'inizio, quindi prima si stende questa sorta di olio, in questo caso è proprio un olio, e poi si mette su la maschera in tessuto, che però questa volta è in un unico pezzo, quindi presenta un po' quelle difficoltà che prima vi dicevo, che o è troppo grande o è troppo piccola, a meno che non abbiate una faccia delle proporzioni perfette per la maschera. Però consigliate comunque pollice alzato, perché hanno un buon rapporto qualità-prezzo, se non sbaglio si trovano su ASOS. Questa invece è di nuovo una maschera per il contorno occhi dei patch, costano molto ma molto di meno di quelli della Shiseido, danno comunque dei buoni risultati, vanno ad idratare, sono un po' meno anti-età, sono un po' più idratanti, però ottimo prodotto, e se non sbaglio all'interno ce ne sono 2 paia. Buon rapporto qualità-prezzo, ecco, questo cercavo di dire all'inizio. E poi abbiamo una maschera al carbone di Sephora che ho provato. In generale le maschere al carbone non mi dispiacciono, alcune sono un po' troppo aggressive, un po' troppo che lasciano la pelle che tira, cioè vanno veramente tirano via tutto troppo. Questa era una discreta via di mezzo, non è una maschera di quelle che si stendono e si risciacquano, è in tessuto e questa è la parte positiva. Anche questa, se non ricordo male, era in due pezzi, mi pare, perché ormai è passato del tempo. Buon rapporto qualità-prezzo, niente di eclatante, ma comunque abbastanza consigliata. Ok, c'è ancora una svalangata di roba, andiamo veloci. Sempre della Sol de Janeiro non poteva mancare la Bam Bam Cream in versione full size. Vi ho già detto qualcosa prima parlando di quella Acai.
Ottimi prodotti quelli della Sol de Janeiro, le creme mi piacciono sempre tantissimo, non sto a dilungarmi perché sennò fa monotte, questa consigliata, tant'è che infatti l'ho presa in full size. Poi abbiamo un'altra maschera per il contorno occhi della Filorga, di nuovo un brand che mi sta piacendo tantissimo. Questa maschera è interessante perché di nuovo, come quella della Dr. Jart, in gommina, però sono dei patch occhi che stanno su molto meglio rispetto a quelli in tessuto, anche se onestamente quando si tratta di patch stanno su anche quelli in tessuto, perché poi un conto è la maschera, un conto è un pezzettino solo qua. Le ho trovate strane, cioè funzionano anche se si ha un po' l'impressione che no, perché sono talmente spesse e talmente, cioè non sono molto imbevute di prodotto, e quindi mettendole su uno dice Poi però dopo averle rimosse, dopo il classico quarto d'ora accademico, non sono male, idratanti, anti-età, abbastanza care. Se uno deve scegliere, io comunque opterei in ogni caso per quella della Shiseido, quindi qua pollice a mezz'asta, famosi pollice a mezz'asta. Ravaniamo ancora e troviamo crema per il contorno occhi della Filorga Optimize, di nuovo pollicioni alzati, è uno dei miei prodotti della Filorga preferiti, una crema per il contorno occhi molto valida, penetra nella pelle molto velocemente, è abbastanza leggera e trovo che faccia una discreta differenza. Bene, abbiamo un altro grande classicone, il primer viso della Farsali Unicorn Essence, uno dei miei primer preferiti, è in goccine di questo color violetto tipo unicorno, ha una profumazione di zucchero filato che mi manda fuori di testa, molto leggero, e crea una base perfetta per poi applicare il trucco d'inverno, d'estate, in primavera, in autunno, quando volete. Per me è uno dei primer migliori. Restiamo in zona trucco con, sto cercando di andare veloce, no qua ragazzi fa monotte, ve lo dico, una cipria della Becca, una cipria che mi piace moltissimo, tant'è che l'ho già riacquistata, soprattutto in estate, ma non solo. È la Hydra Mist, si chiama così, Hydra Mist Set and Refresh Powder. La particolarità di questa cipria è che quando la si applica si fonde e fissa il trucco ed ha quasi una consistenza liquida, molto difficile da spiegare perché a tutti gli effetti è una polvere, però poi quando la si mette su appunto si fonde nella pelle, ferma, fissa il trucco che poi dura molto più a lungo, dando comunque un effetto assolutamente naturale e andando ulteriormente a levigare e uniformare l'incarnato. Una figata assoluta della Becca, buttiamo e spolliciamo verso l'alto, ma proprio altissimo. Qua abbiamo invece il siero Time Zero della Filorga, il mio siero preferito. Di nuovo, pollici alzati a tutto andare, la Filorga mi piace un sacco per quel che riguarda la cura della pelle, è una delle scoperte recenti, me ne sono innamorata follemente. Questo siero mi piace perché è molto leggero, si assorbe in un secondo, molto fresco e trovo che davvero aiuti. Ero un po' scettica sull'utilizzo dei sieri in generale perché poi non ho mai voglia di fare 100.000 step di cura della pelle, ma questo veramente facile da usare, veloce da usare. Prima della crema metto il siero, un secondo la pelle se l'è bevuto e posso mettere la mia crema di riferimento. Lo uso mattina e sera, appunto, prima della crema idratante, e non l'ho detto ma l'ho già riacquistato. Visto che parliamo di Filorga, abbiamo anche una crema da giorno, la Skin Absolute Day, mi è piaciuta, una buona crema da giorno, di nuovo molto piacevole da utilizzare, si assorbe velocemente, è leggera ma comunque molto idratante, non è male, ha un'azione anti-età, ma non di quelle creme anti-età pazzesche, un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Filorga sempre consigliatissimo. Ci abbiamo altro della Filorga? Forse no, però un'altra crema, questa volta da notte, l'Irac Premium Crème Voluptueuse Anti-Age Absolue. Non è vero che è da notte, io la utilizzavo come crema da notte perché è un po' più ricca rispetto a quella della Filorga. L'Irac, un altro marchio molto molto buono che vi consiglio. Questa l'ho già riacquistata più volte, adesso in realtà come crema notte ne sto utilizzando un'altra della Filorga che però non ho ancora finito.
Torniamo sul versante trucco con l'Ultra HD Perfector, che è di nuovo una via di mezzo tra una crema colorata, una crema idratante colorata e un fondotinta della Make Up For Ever, un prodotto che mi piace tantissimo, soprattutto in estate. O uso questo o uso quello di Laura Mercier che vi ho fatto vedere prima, che è ancora un po' più leggero. Però consigliatissimo anche questo. Make Up For Ever, quando si tratta di fondotinta, secondo me difficilmente sbaglia. Praticamente tutti i pollici alzati, a sto giro stiamo andando benissimo. Questo ne parlo veramente in un secondo. L'unico shampoo che utilizzo, il Full Repair di John Frieda, mi piace tantissimo, è studiato e pensato per capelli danneggiati, molto delicato, li deterge a fondo senza rovinare il capello, appunto perché è pensato per il capello rovinato. Quindi se vi lavate i capelli spesso, ma anche se non li lavate spesso ma sono un po' più rovinati del solito, questo è consigliatissimo. E via che si va. E visto che stiamo a parlare dei capelli, e qua inizia a scendere, ma c'è ancora un sacco di roba, Untangle di John Murphy. Questo è un prodotto che mi piace tantissimo, lo uso molto in estate, ma lo uso in generale un po' tutto l'anno. È una sorta di balsamo che si tiene su, quindi leave-in conditioner, che va anche a nutrire il capello e ha un'azione di termoprotettiva, questa è la parola, quindi utilissimo in estate. Per esempio io lo porto anche in spiaggia e dopo il bagno ne spruzzo un po' e passo la spazzola, perché sennò con il sale tutto i capelli poi diventa una matassa così di pelo, tipo quelle che sputano i gatti. Questo invece li rende di nuovo morbidi e luminosi, anche se non si fa la doccia, anche semplicemente in spiaggia. Cos'altro abbiamo qui dentro? È il momento di ravanare un po' più a fondo. Direi solo più prodotti di trucco. Fondotinta di Fenty Beauty. Non è finito. Questo è scaduto, l'ho preso 2 anni fa, l'ho tenuto lì. Intanto l'avevo preso della colorazione sbagliata perché era troppo chiaro per me. Credo di avervi già parlato altre volte di questo fondotinta di Fenty Beauty. All'inizio mi era piaciuto tantissimo, poi con i mesi e col passare del tempo sempre meno. Ne ho scoperti altri molto più interessanti, molto più nelle mie corde. Questo tende un po' ad ossidarsi, a cambiare colore nel corso della giornata, non dura tantissimo, è forse un tantinello troppo coprente anche per i miei gusti al momento, e quindi ce ne separeremo, ed è uno dei pochi prodotti che non proprio pollice giù ma quasi. Poi ci abbiamo questo è, ce la faccio, una matita per le sopracciglia, una delle mie preferite, Precisely My Brow Pencil della Benefit. Mi piace tantissimo perché, vabbè, da una parte ha come al solito la sua spazzolina per pettinare le sopracciglia, dall'altra ha la matita, che è di quelle che giri e esce la matitina, molto molto sottile, non si vede più perché è finita. Mi piace perché appunto permette di disegnare le sopracciglia con dei tratti molto definiti, molto sottili, look naturale e facile da utilizzare. Precisely My Brow, già ricomprata ed è già restock nel mio beauty, mi veniva la parola, ho avuto un attimo di brain fart gigantesco. E visto che stiamo parlando di matite per le sopracciglia, ne ho un'altra che si è completamente distrutta all'interno della borsa. Bene, questa è, ciao, da questa parte, addio, si è rotta. Comunque di Charlotte Tilbury, addio, sto perdendo proprio, ciao. Dunque, da un lato ha la matita che funziona un po' come quella della Benefit che vi ho mostrato prima, ma in questo caso è angolata. Diciamo che mi ricorda anche un po' la Goof Proof, sempre della Benefit, che è una matita che mi piace tantissimo. Permette un po' meno di definizione, ma è forse più semplice da applicare, perché questo fatto dell'inclinazione la rende più facile da utilizzare per delineare le sopracciglia. Io l'avevo scelta in un colore che adesso non è più leggibile perché in realtà non si legge più niente, che però era una sorta di castano cenere.
Diciamo che la colorazione di quelle della Benefit mi piace e mi garba un po' di più. Dall'altro lato, prima che si distruggesse in 1000 pezzi, e che adesso non riesco più neanche a farvelo vedere, comunque c'è lo spazzolino per pettinare le sopracciglia. Non ricordo come si chiama perché si è cancellato tutto, è di Charlotte Tilbury, l'avevo presa 2 anni fa, ma alla fine ce l'ho fatta anche a terminarla e si è anche distrutta, quindi anche volendo era da buttare. E poi, ultimi 2 prodotti. Il primo è questo della Pixi by Petra, un blush in gel. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho centellinato, ce n'è ancora un trick ma è scaduto, purtroppamente. Mi piace tantissimo questo prodotto, non so neanche se è ancora disponibile. Io l'avevo preso in Inghilterra, per un po' era in vendita anche su ASOS, poi non l'ho più visto da nessuna parte. Se lo trovo comunque, non l'ho ancora detto, shame on me, naggia me, ma metterò i link sul blog come al solito. Trovate il link a tutti i prodotti sul blog e il link al mio post dedicato nella info box qui sotto cliccando su mostra altro oppure cliccando sulla i che è comparsa sopra la mia testa. Se trovo di nuovo il link a questo prodotto ve lo metto, sempre che non sia fuori produzione. Se lo è, naggia, perché figata assoluta. Dà questo effetto molto luminoso, molto naturale, si stende facilmente, è una sorta di gel per l'appunto. 2 colpetti così con le dita e subito questo rossore molto naturale. Stavo cercando parole auliche, non mi viene niente, quindi purtroppo è quasi finito, ma soprattutto purtroppo è scaduto. Ho cercato di usarlo però il più possibile. E last product, l'ultimo prodotto di questo lunghissimo video, un fondotinta della Benefit Hello Flawless Oxygen Wow. È un fondotinta che mi piace molto quando si va verso l'estate. Anche qui ce n'è ancora un cicinin, ma di nuovo purtroppo è scaduto perché poi i fondotinta durano, se non sbaglio, 12 mesi esattamente. Questo è dell'anno scorso. Mi piace perché è un fondotinta molto leggero con un finish naturale, non effetto mascherone, molto piacevole da utilizzare perché non chiude i pori ma va a lasciarli respirare, non per niente si chiama Oxygen Wow, dai d'ossigeno. Ha la sua pompettina in alto, soprattutto in alto, quindi molto comodo. Adoro i fondotinta con la pompettina, consigliatissimo, ma proprio consigliatissimissimo, soprattutto se amate un look più naturale e meno effetto mascherone. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video degli Empties. Come sempre io spero che i prodotti che vi ho mostrato vi abbiano incuriosito in qualche modo, spero di avervi trasmesso delle informazioni e delle recensioni più o meno comprensibili e accurate, nonostante io abbia cercato di essere stringata. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per l'ultima volta ancora vi ricordo, anche se l'ho detto poco fa, che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con link diretti per conoscere i prezzi, saperne di più, vedere le varie colorazioni, insomma approfondire, e il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto il video oppure cliccando sulla i sopra la mia testa. Bene, direi che per oggi non c'è altro, vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!